ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Torre del Greco. Salve e ben ritrovati in studio con ANG in Radio, Torre del Greco. Io sono Gianluca di Torre dei Giovani e oggi parliamo con Anna di trasmissione della cultura attraverso il mondo digitale. Salve Anna e benvenuta in studio. Ciao. Un argomento molto dibattuto con pro e contro, ma iniziamo con una semplice domanda e ti chiedo: cosa significa trasmettere la cultura attraverso il digitale? Allora, diciamo che con la rivoluzione digitale e quindi con la diffusione di internet e delle sue applicazioni si sono verificati molti cambiamenti, non solo nelle nostre abitudini, anche nei nostri comportamenti, siano questi individuali o comunque collettivi. Questi cambiamenti però non hanno riguardato soltanto appunto le nostre abitudini, ma anche proprio il modo in cui fruiamo della cultura, il modo in cui quest'ultima arriva alla nostra portata. In questo caso quindi la cultura arriva a noi anche attraverso i social, anche attraverso internet, che ormai appunto sono parte integrante delle nostre vite. E quindi secondo te quanto ha influito la digitalizzazione culturale sul tradizionale? Allora, diciamo che ha influito molto, ma non tanto da rendere la fruizione tradizionale obsoleta. Comunque le persone visitano ancora i musei, visitano i luoghi di interesse della cultura, e tra l'altro il libro non è diventato affatto obsoleto, il cartaceo in generale comunque non è stato surclassato dai PDF e dagli ebook. Anche i giornali cartacei comunque vengono ancora acquistati nonostante esistano siti di informazione. Quindi possiamo dire che ha influito anche, ma appunto non ha surclassato la cultura tradizionale. E quindi ritieni che questa tipologia di divulgazione culturale sia un bene o un male? Allora, possiamo dire che sia un po' entrambe le cose, perché da un lato è un bene, perché questa tipologia culturale è accessibile a tutti ed in qualsiasi momento, quindi possiamo dire che essendo in un certo senso tascabile permette a tutti noi di trovare molto facilmente tramite dispositivi mobili che sono parte delle nostre vite, ebook, PDF, ma anche in generale di fruire facilmente della cultura. Però dall'altra parte dobbiamo considerare anche la possibilità remota comunque che piano piano questo tipo di fruizione culturale possa sostituire la fruizione tradizionale, che deve essere preservata perché è parte comunque della nostra storia. A tuo parere la trasmissione della cultura attraverso il digitale potrebbe andare a surclassare l'esperienza diretta con la stessa? Allora, diciamo che come ho detto anche prima è una possibilità comunque piuttosto remota, lontana, quasi surreale. Comunque basti pensare a quei luoghi culturali, storici, artistici che non sono accessibili tramite internet o tramite i social. Tra l'altro ci sono una serie comunque di testi antichi che non possono essere scannerizzati, che sono testi rari e che noi non possiamo appunto non possiamo visualizzare tramite PDF e ebook, quindi per questo appunto possiamo dire che questa possibilità è molto lontana. E ti chiedo un'altra cosa, secondo te quanto ha inciso la digitalizzazione dei libri sulle persone? Allora, basti pensare comunque a quanta fatica e meno facciamo ad acquistare o comunque a scaricare gratuitamente PDF, ebook, testi in formato digitale. Comunque questi testi digitali sono alla portata di tutti, le attese si sono fatte sicuramente più brevi, la fruibilità dei testi appunto è diventata molto più semplice e questo ha inciso tra l'altro anche proprio con gli studi accademici, perché PDF e ebook hanno fatto in modo che la ricerca fosse semplificata in un certo senso, quindi possiamo dire che abbia inciso molto. E che capacità hanno eventi culturali digitali come l'Experience nella riproposizione di un'intera collezione d'arte o di un artista, come avvenuto per nomi illustri e possiamo citare Van Gogh e Monet? Allora, eventi come l'Experience digitali hanno sicuramente una forza di attrazione enorme, perché comunque l'immersione da parte dello spettatore che
può non essere appunto esperto in materia, non è un'immersione statica, non è un'immersione immobile, ma lo coinvolge direttamente, quindi soprattutto nel caso delle installazioni. Quindi non parliamo solo della distribuzione di tele, sculture, ma anche della trasmigrazione attraverso l'immagine dell'artista direttamente della sua opera, e quindi una sorta di uscita dallo spazio museo e da quelli che sono i luoghi tradizionali della cultura. È un evento quale la Mostra Impossibile permise di incanalare l'intera gamma dell'arte rinascimentale. Mi chiedo, e a questo punto ti chiedo, se un'esperienza analoga sia ancora possibile. Allora, il medium tecnologico in questo senso deve essere una risorsa, può dare tanto alla ripresa di un settore che comunque è in sofferenza, è in sordina, possiamo dire. Spesso appunto si tende a dimenticare la portata UNESCO del patrimonio culturale della nostra nazione. Invece, utilizzando proprio il medium tecnologico, altri mondi ed epoche possono essere riportati al pubblico in spazi che comunque hanno la stessa dignità dal punto di vista storico-culturale, come nel caso del Maschio Angioino, anche del Palazzo Reale. Quindi, se possiamo dire che la tecnologia può contribuire a salvare e a salvaguardare l'identità umana e l'arte, ben venga appunto che questo succeda anche per esempio con il Barocco, con Picasso, insomma possiamo incoraggiare l'utilizzo del medium tecnologico. Oggi certamente i social network ricoprono una grande importanza, infatti enti museali e parchi archeologici remoti hanno portato, diciamo, come dire, ad un palmo di mano dall'utente, questi siti ad un palmo di mano dall'utente, e quindi secondo te ciò può incidere sull'indice dei visitatori o contribuisce alla sua forza di attrazione di nuove fasce di pubblico? Allora, possiamo dire che il digitale ha permesso, attraverso i social network, le pagine, i blog dedicati che organizzano comunque eventi culturali, hanno rotto un po' quella patina elitaria che ha di solito la fruizione della cultura, mettendo comunque questa alla portata di un pubblico sempre più grande, sia per quanto riguarda i grandi poli museali, ma anche appunto quelli piccoli che comunque con fatica si prendono cura dei capolavori. Quindi possiamo dire che se un click permettesse di entrare nella Villa dei Misteri, allo stesso tempo questo permetterebbe di mantenere il focus sul fascino insito appunto di queste opere culturali che appunto sono parte della nostra storia, e quindi non si andrebbe a perdere questo appunto fascino tramite l'utilizzo del medium tecnologico. E quindi quanto sono fondamentali i social network nella trasmissione della cultura digitale? Allora, i social network nella contemporaneità sono i maggiori mezzi di comunicazione appunto che noi abbiamo a disposizione, soprattutto tra i più giovani, quindi possiamo dire che siano molto importanti. La maggior parte delle persone impiega parte o molta comunque del proprio tempo libero sui social network, su queste piattaforme social, e questo permette di entrare in contatto con post, immagini che hanno a loro volta comunque delle didascalie descrittive e indicazioni sul luogo di provenienza delle opere d'arte, che fanno in modo appunto che l'utente medio possa entrare appunto a contatto con la cultura e con l'arte, e di far circolare l'arte e la cultura e farle arrivare nelle case di tutti noi. E questo sicuramente può portare ad un maggiore interessamento del pubblico nei confronti della cultura. E secondo te, con l'affermazione della cultura digitale, quanto è importante preservare la trasmissione della cultura nel modo tradizionale? È molto importante perché nonostante appunto l'utilizzo dei media tecnologici o comunque delle experience digitali, nulla potrà essere equiparato all'esperienza fisica, visiva e tattile di entrare in contatto con un'opera d'arte. Diciamo che questa esperienza il digitale ce la può dare parzialmente, appunto ce la può dare in parte, però basti pensare appunto ai libri. Nel momento in cui noi entriamo a contatto con un ebook, con un PDF, questi ci risultano sicuramente più freddi rispetto ad un libro nel momento in cui lo tocchiamo, anche lo annusiamo. Per quanto possa essere emozionante il contenuto, diciamo che
appunto la fruizione tradizionale della cultura deve essere preservata. Bene, per oggi è tutto. Ringraziamo Anna per essere intervenuta ad ANG in Radio Torre del Greco e per aver risposto a tutte le nostre domande. ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Torre del Greco è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.